Marta Argerich è considerata una leggenda nel mondo della musica classica e io sto per consegnarle una mia composizione al pianoforte. Ci sono nomi che non appartengono soltanto alla musica, appartengono al tempo, alla memoria, al mito. Marta Argerich è uno di questi. Nata a Buenos Aires il 5 giugno 1941, Marta dimostra un talento fuori dal comune fin dall'infanzia. Inizia a studiare pianoforte da bambina e già a 5 anni viene affidata a Vincenzo Scaramuzza, il maestro che segnerà per sempre il suo modo di suonare. Con lui la musica non è esercizio, è immaginazione, istinto, suono che nasce direttamente dall'emozione. A soli 8 anni debutta in pubblico con il primo pianoconcerto di Beethoven, un'età in cui molti bambini si divertono e hanno poche cose a cui pensare, mentre lei stava iniziando a costruire i primi passi verso un mondo che non avrebbe più abbandonato. Nel 1955, a 14 anni, si trasferisce in Europa con la famiglia. Studia con maestri straordinari come Friedrich Gulda, Stefan Askenase e Nikita Magalov. Poi incontra anche Arturo Benedetti Michelangeli, che riferirà di averle insegnato la musica del silenzio. Nel 1957, a soli 16 anni, vince nel giro di poche settimane di distanza il concorso Busoni di Bolzano e quello di Ginevra. È l'inizio della sua affermazione internazionale. Ma il momento che la consacra come leggenda arriva nel 1965, quando a 24 anni conquista il primo premio al concorso Chopin di Varsavia. Da quel momento il suo nome diventa sinonimo di pianismo assoluto, nonché un punto di riferimento per tutti i pianisti e musicisti. La sua tecnica è qualcosa che sfugge alle definizioni: potenza, delicatezza, furia, controllo. Un tocco capace di essere feroce e poetico nello stesso istante. Eppure, proprio quando il mondo l'acclama, lei si ferma. Attraversa una crisi profonda, smette di suonare per un periodo, si allontana dalla musica. Come se tutto quel successo fosse in qualche modo di troppo. Questo è uno degli aspetti più umani di Marta Argerich, una delle più grandi pianiste di sempre che ha avuto paura del proprio stesso talento. Quando torna sul palco però qualcosa è cambiato, non cerca più il controllo assoluto o la perfezione, cerca la verità. Il suo modo di suonare è imprevedibile, libero, a volte quasi selvaggio. Può essere delicatissimo a un momento e travolgente quello dopo. Le sue interpretazioni di Chopin, Prokofiev, Ravel, Schumann, Rachmaninov non sono mai semplici esecuzioni, sono vere e proprie esperienze. Eppure c'è un paradosso nella sua vita, ovvero una donna nata per il palcoscenico che non ha mai davvero amato stare sola davanti al pubblico. Ha infatti riferito più volte di sentirsi nuda sul palco durante i recital solistici. Il pianoforte è il luogo in cui si rifugia, ma il palco può trasformarsi in uno spazio di solitudine assoluta. Per questo, dagli anni '80 in poi, sceglie sempre più spesso la musica da camera. Suonare con gli altri significa condividere le emozioni, trasformare la musica in dialogo e non essere più sola. Marta Argerich non usa la musica per mostrarsi, la usa per comunicare, per creare legami e trasformare il suono in qualcosa di vivo. Anche nella vita privata questa tensione tra libertà e legame è sempre presente. 3 relazioni importanti, 3 figlie, una vita vissuta in modo libero, lontano dalle strutture tradizionali. A seguire, negli anni 90 affronta una delle prove più dure della sua vita. Un melanoma maligno, seguito da una recidiva con metastasi. Riesce a superare tutto grazie a cure sperimentali e una grande forza interiore. Quando torna alla Carnegie Hall per donare il ricavato alla ricerca, non è solo un concerto, è il segno di una rinascita. E adesso eccomi qui. Mentre tengo tra le mani la mia composizione, tutto questo peso si fa reale. Non sto per consegnare della musica a una semplice interprete. La sto affidando a una donna che ha trasformato il pianoforte in un linguaggio interiore. A qualcuno che conosce la solitudine del palco, la paura del silenzio, la bellezza del suono. Perché consegnare musica a Marta Argerich significa consegnarla a qualcuno che più di chiunque altro sa riconoscere quando una nota non è solo una nota, ma è una parte di vita. E forse ancora di più significa affidarla a qualcuno che della musica ne ha conosciuto l'anima.